Lo so, non ve l'aspettavate, perché siete brutte persone in realtà. Scherzi a parte, Omega è tecnicamente superiore a Rolex, ma naturalmente il senso di questo video è quello di cercare di chiarire la mia posizione, che ritengo onestamente da appassionato super partes, un appassionato che ama l'orologeria, che colleziona quelli che possono essere gli Omega, i Rolex e tutti gli altri orologi che forse avrete visto anche in quella serie di video dove spiego gli orologi che ho avuto nel corso degli anni in collezione, e che semplicemente analizzo, approfondisco, studio gli aspetti anche tecnici di alcuni orologi. Insomma, non ho onestamente problemi a dire quali sono i punti deboli, sempre secondo la mia modestissima opinione, di alcuni orologi che pure magari colleziono e che mi piacciono, semplicemente perché non ho nessun interesse. Mi piacciono alcuni orologi, ma se ci sono dei punti critici così come dei punti positivi, semplicemente li dico, li analizzo, perché mi piace parlarne e mi piace farlo insieme a voi. È il motivo poi per cui ho aperto questo canale. Ecco, è questo che vorrei chiarire. Quando un video è intitolato Omega non è tecnicamente superiore a Rolex, non dovete leggerlo come Rolex è migliore di Omega. No, semplicemente voglio analizzare e confrontare degli aspetti e anche discuterne insieme a voi, proprio per capire ancora meglio e molto spesso anche cambiare idea. Quindi sì, Omega è tecnicamente superiore a Rolex, in questo caso come in tanti altri. Oggi però analizziamo l'Omega Planet Ocean Ultra Deep appena presentato, come al solito, tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Forse non tutti sanno che nel 2019 Omega, un po' come fece Rolex con il battiscafo Trieste, ha stracciato quel record raggiungendo il punto più profondo della Terra con un'edizione speciale del Planet Ocean, un'edizione testata in condizioni, dice la stessa Omega, oceaniche reali, proprio perché è stato posizionato un orologio di questi, un prototipo, all'esterno del sottomarino, che poi ha raggiunto appunto il punto più profondo del mare. Nel 2019 infatti l'esploratore Victor Vescovo, uno di quegli umani che entrano nella storia e che a noi piace omaggiare e indossare i loro orologi, raggiunge il punto più profondo dell'oceano a 10.935 metri. All'esterno del sommergibile di Vescovo vengono posizionati due Omega Ultra Deep, che in quel momento sono naturalmente dei prototipi, che dopo 12 ore di immersione naturalmente escono fuori dall'acqua perfettamente funzionanti. 3 anni dopo, e questa è storia moderna, Omega ha deciso di omaggiare, rendendo disponibili per il pubblico, quindi per il commercio, questi Planet Ocean Ultra Deep, naturalmente in versione umana, possiamo così dire. Infatti non sono resistenti 11.000 metri, per quanto non ce ne sarebbe bisogno, ma sono comunque resistenti ad una pressione di 6.000 metri, che per orologi tecnici da commercio, insomma normalmente venduti al pubblico, è un record sicuramente assoluto e che batte naturalmente il record del Rolex Deep Sea, invece, che si ferma a 3.900 metri. Ma non è soltanto questo dato che rende l'Ultra Deep di Omega superiore al Deep Sea di Rolex. È vero, abbiamo già detto che l'Ultra Deep di Omega è abbastanza simile a Rolex, è indubbio che ne richiami un po' gli aspetti estetici, quantomeno per il quadrante degradé tendente al blu, però poi bisogna anche ammettere che l'omaggio, per così dire, si ferma lì, perché sono due orologi completamente differenti, anche da un punto di vista tecnico, infatti. In particolare è differente la costruzione, il materiale utilizzato per la costruzione di questo orologio, che non è semplice acciaio. Nel Rolex è il 904L, ma è una lega ed è l'Omega Steel, naturalmente sfruttando il gioco di parole, che è una lega in acciaio particolarmente resistente, di cui non si conosce tantissimo, ma che per esempio, oltre a garantire una maggiore resistenza meccanica, almeno così dichiara Omega, ha anche un colore molto più bello, perché è più chiaro, è più lucente ed è più tendente al bianco rispetto al grigio invece classico dell'acciaio. Il fondello invece, un po' come anche per il Deep Sea
di Rolex è in titanio grado 5 con riportante l'incisione che omaggia la impresa del 2019 ed è naturalmente un medaglione completamente lavorato e esteticamente di sicuro superiore a Rolex, almeno per gusti soggettivi, ma io credo che sia oggettivo almeno in questo caso. Ad Omega però piace osare e di questo io le sono grato, come credo anche voi, e infatti tra i vari modelli del Planet Ocean Ultra Deep presentati in realtà ce n'è anche una molto speciale, un'edizione che secondo me rappresenta poi l'anima di questo Ultra Deep ed è quella con anse fisse e in titanio grado 5, e io ritengo che sia l'edizione più bella e anche più rappresentativa del modello perché è un'edizione quasi fedele dell'Ultra Deep utilizzato nel 2019 proprio per l'impresa di Vescovo. Infatti è un modello che richiama sia da un punto di vista cromatico sia per quanto riguarda il titanio proprio il modello speciale che scese a 10.935 metri, e allora tra i vari Ultra Deep secondo me è effettivamente quello che più rappresenta l'impresa che poi questi modelli effettivamente omaggiano. Anche in questo caso naturalmente Omega ci mette del suo e dimostra la sua bravura nella realizzazione degli orologi. Ad esempio la lunetta è in ceramica spazzolata liquid metal, una lega che tutti conosciamo probabilmente sin dai tempi di Apple e di iPhone, ma che Omega utilizza molto spesso nei suoi orologi ed è l'unica al mondo. Ma anche le anse fisse per esempio sono denominate manta perché non sono delle semplici anse fisse ma hanno uno spazietto al loro centro in maniera tale da rendere più facile il montaggio di un cinturino, anche che non sia necessariamente un NATO, ma potrebbe per esempio essere un modello Ericas Strap che ha bisogno che quelle anse siano effettivamente forate per farlo passare al loro interno, e questo dimostra anche la grande preparazione, la grande caratteristica tecnica e di robustezza di questo titanio, proprio perché delle anse forate in quel modo e in quella posizione in realtà dovrebbero essere molto fragili, e invece evidentemente se sono state fatte così avranno sicuramente superato anche dei test di resistenza e dei test di robustezza. Anche qui appunto Omega dimostra una certa capacità di lavorazione che probabilmente non tutti hanno e che se anche avessero evidentemente richiede dei costi e degli investimenti che non tutti possono permettersi. Unica nota dolente forse, se così vogliamo dire, il diametro di questo Planet Ocean Ultra Deep di 45 mm e mezzo, che non è proprio poco, che è poco di più per esempio del Rolex Deep Sea da 44 mm, ma che, è anche vero e doveroso dirlo, ben si sposano con quello che è un orologio estremo e non potrebbe essere diversamente. Quindi chi lo acquista, chi lo indossa naturalmente è consapevole di indossare qualcosa di unico nel proprio genere, e secondo me in ogni caso anche grazie alla forma particolare delle casse Omega, che normalmente hanno delle anse più corte, in particolare magari dell'Ultra Deep con anse fisse, molto probabilmente è un orologio che mi piacerebbe farvi vedere dal vivo e che vedremo appena possibile, ma che sul polso si veste molto bene. Comunque sicuramente coerente con quello che è l'intero progetto di Omega con questo Ultra Deep. Insomma, mi piace, sì, mi piace molto. Mi piace in particolare proprio quello con anse fisse perché ha tutta una sua storia e ha tutta una sua filosofia molto coerente con il progetto e con l'impresa del 2019. È un orologio che non costa poco naturalmente, ma che i 13.100 euro sono naturalmente giustificati da tutto quello che contiene questo orologio, dagli aspetti tecnici di costruzione fino naturalmente al blasone che campeggia sul quadrante ad ore 12. Omega naturalmente fa orologi che si pagano. Io però lo ritengo molto bello, molto esclusivo e in assoluto un orologio che merita un posto in collezione per chi può permetterselo. Parliamone assieme nei commenti, voglio sentire la vostra su questo Ultra Deep in particolare e anche su cosa pensate di ciò che sta facendo Omega, cercando di non uscire troppo fuori traccia. Sapete a che cosa mi riferisco in questo periodo. Grazie come sempre per essere stati anche in questo video, se volete iscrivetevi, noi ci vediamo invece qui su Talk in una prossima puntata.